Vigilia di Inter-Bologna, siamo con il mister, si riparte dopo una goleada e cosa si fa in questi casi? Si deve abbassare un po' l'entusiasmo? Perché poi si lavora sulle gambe, ma so che si deve lavorare anche sulla testa dei giocatori. Si riparte dopo una buona partita, ben giocata, giocata anche a ritmi alti per tutti i 90 minuti e quindi la componente entusiasmo è importante, ma l'entusiasmo deve essere quotidiano. Quando veniamo ad Appiano a lavorare, questo entusiasmo poi lo trasferiamo anche in campo. La squadra sta bene, ha voglia di fare, e quindi da questo punto di vista sappiamo di incontrare anche una squadra che in questo momento sta bene fisicamente. Penso, ecco, che sarà una bella partita. All'andata fu un'ottima Inter contro un buon Bologna. Quanto è cambiato il Bologna da allora? Perché la squadra di Mihajlović sembra un po' cresciuta sotto certi aspetti e rimane una squadra con delle qualità individuali e collettive. Ma è una squadra che ha degli ottimi valori, allenata da un ottimo tecnico che è Sinisa. È una squadra che predilige giocare ad alta intensità, quindi con ritmi molto alti. Ricordo benissimo la partita d'andata, fu una partita che noi vincemmo, però faticammo, rimontammo dall'1-0, vincemmo poi 2-1. Sappiamo benissimo che tipo di partita ci aspetterà domani, quindi i ragazzi sono preparati, anche a noi piace giocare a ritmi alti e con coraggio, con aggressività, quindi mi aspetto una bella partita sapendo che domani il Bologna è uno scoglio duro da superare. Ritmi alti che domani dovremo testare alle 17:15, un orario nuovo, giornate fresche in questi giorni, no? Al nord Italia. Sì, per noi è la prima volta che giochiamo a quell'orario, quindi sicuramente farà molto caldo per noi, farà molto caldo per loro. Bisognerà vedere effettivamente che tipo di ritmi poi per tutti i 90 minuti si riuscirà a portare. Però ecco, siamo due squadre che amano comunque, ripeto, giocare a ritmi alti, pressare alto, quindi non penso che il clima possa condizionare o cambiare totalmente l'idea di gioco delle due squadre. Torniamo alla gara contro nell'ultima partita. I 6 diversi marcatori sono un segnale importante di un gioco collettivo. Un tempo l'avrebbero chiamato calcio totale, oggi come lo chiamano? Sai che un tempo Sì. il calcio totale, oggi come viene considerato? Una squadra che esprime una facilità di realizzazione con tanti uomini diversi. Sì, penso che questa sia una caratteristica di questa squadra, il fatto comunque che segnino 6 differenti giocatori nella stessa partita, significa che comunque portiamo diversi uomini nella fase offensiva ad attaccare, che comunque questo è un tipo di calcio offensivo, d'attacco. C'è una statistica che mostra che l'Inter è la squadra cui hanno segnato più giocatori, no? Di tutte le altre squadre, a dimostrazione, ripeto, che c'è un coinvolgimento totale sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, che porta alla realizzazione anche i difensori centrali, perché anche loro ci sono delle situazioni dove devono attaccare. Molti dicono che gli allenatori fanno turnover. Secondo me è più corretto dire, non so se sei d'accordo, che in realtà tu stai facendo una ottima gestione dell'organico a disposizione, che chiamarlo turnover sembra riduttivo, cioè sembra tolgo uno, metto l'altro, qui invece mi sembra che sia molto ragionato e calcolato. Sì, in maniera assoluta, anche perché è importante
avere abbondanza, no? Nella rosa, perché questo ti permette comunque di ruotare, ti permette di creare anche competizione all'interno del gruppo. Poi è inevitabile che il lavoro che viene svolto quotidianamente permette ad ogni singolo giocatore, quindi anche quando sono delle rotazioni, a entrare senza problemi, perché chi entra comunque sa perfettamente quello che deve fare. Quindi le rotazioni è giusto farle, è giusto che una squadra come l'Inter abbia queste rotazioni, l'importante è che dietro ci sia comunque lavoro e che in queste rotazioni chi entri sia preparato e sappia in tutto e per tutto cosa fare. A proposito di chi entra, Brozovic è pronto per rientrare, l'abbiamo visto in panchina, è un primo passo, presto pensarlo dal primo minuto, come sta proseguendo il suo lavoro di ritorno alla normalità? Innanzitutto siamo contenti di riavere Brozo a disposizione, ha avuto questo piccolo problema al gemello, adesso è risolto, è inevitabile che rispetto agli altri ha perso un bel po' di giorni di allenamento, quindi un po' di condizione fisica, però l'importante è che ha recuperato da un punto di vista fisico, è a disposizione e quindi valuteremo le cose migliori per lui in modo che sia pronto e torni a giocare. Un'ultima ancora sul Bologna. La vittoria è l'obiettivo sempre, ci sono partite contro avversari che a volte per svariati motivi mettono qualcosa in più, penso a Palacio che è un giocatore che ha fatto tanto all'Inter, penso a Mihajlovic che è stato, anche se non da titolare, come vice sulla panchina. Sono queste motivazioni che ti portano ad esprimere qualcosa di più e quindi a dare all'avversario un occhio un po' diverso, magari a quel giocatore o a quel tipo di situazione? A Palacio sta facendo un grandissimo campionato, anche all'andata giocò una partita incredibile contro di noi. Studiando il Bologna vediamo che è un giocatore intelligente, un giocatore di un'intelligenza calcistica superiore, sa benissimo quando venire in conto, quando attaccare, è un giocatore che gioca per la squadra. Invece per quello che riguarda Sinisa stiamo parlando di un tecnico che ha dimostrato tutto il suo valore, oltre ad essere una persona di grandi valori umani, a cui ho grandissimo rispetto e a cui voglio bene, quindi sappiamo di affrontare domani un duro ostacolo, dovremmo essere molto bravi e dare tutto noi stessi per cercare di superarlo. Cooling break serve a dissetare, ma anche a te e ai tuoi colleghi per fare un punto, perché in quel momento si può parlare a tutti i giocatori, qualcosa da dire c'è sempre, averli lì, un po' come nel basket, no? Il time out è molto utile agli allenatori. Sì, anche se penso che sia utile da un punto di vista tattico, però penso sia più utile perché a livello di idratazione che i calciatori possano bere a queste temperature diventa veramente necessario, obbligatorio dare un attimo di tregua, un attimo di pausa ai calciatori. Ecco. Vigilia d'Inter Bologna, grazie ad Antonio. Grazie a voi.